penso che la scienza sia sopravvissuta sempre a qualsiasi regime politico. Certo. Lo dimostra la storia da Galileo. Come no. Quindi la scienza resisterà. Diciamo che il mondo occidentale anche della ricerca, non solo della ricerca, ma sicuramente della ricerca, è molto scosso da questa presa di posizione. E quindi cerca di attuare dei meccanismi che da un lato continuano a riconoscere il grande valore degli Stati Uniti, perché comunque sono leader della scienza in quasi tutti i campi del sapere, quindi ora sono inseguiti dalla Cina più che dall'Europa, ancora di più, però restano i grandi leader. Dall'altro, e quindi manifestare la solidarietà verso di loro direttamente. Dall'altro forse è anche un momento, come ha proposto Macron, di incoraggiare, di portare anche qui chi ha voglia di andare via dagli Stati Uniti e dare l'ospitalità adeguata. Perché la politica sembra così poco ascoltare la scienza e com'è possibile che i fondi per la ricerca vengono sempre ridotti o rischiano addirittura di evaporare ogni volta che cambia magari la direzione politica, cambia il governo? E in questo contesto che ruolo, a cosa possono servire i premi scientifici? Oggi proviamo a rispondere a queste domande con Maria Cristina Messa, medico nucleare, professoressa universitaria, già rettrice della BICOC, la prima donna a guidare un ateneo milanese e ministra dell'Università e della Ricerca nel governo di Mario Draghi. Da un anno è anche presidente della Fondazione Balzan, che ogni anno conferisce 4 premi alla ricerca, 2 nelle discipline umanistiche e 2 nelle discipline scientifiche, diciamo così, di scienze più dure. E con lei parleremo proprio del rapporto tra la scienza, la politica, del futuro della medicina, certo, ma anche della ricerca proprio. E che cosa significa fare ricerca, in particolare in Italia, in Europa? Oggi iniziamo una collaborazione proprio con la Fondazione Balzan, che una volta al mese ci porterà a incontrare scienziate e scienziati internazionali di grandissimo valore e proveremo a capire il ruolo che possono avere oggi premi scientifici come il Balzan per rafforzare la ricerca e la comunità scientifica. Quindi benvenuta Cristina. Grazie. Un piacere davvero. Anche per me molto. Sei stata, dicevamo, sia una scienziata, sei una scienziata, una medico, una ricercatrice comunque, e ti sei anche occupata in maniera seria di politica. Ecco, perché secondo te la politica fa così fatica ad ascoltare la comunità scientifica, i fatti scientifici dovrebbero essere uguali per tutti, ahimè spesso non è così, ma in particolare quando si tratta di programmare, no? Di fare dei programmi a lungo termine. Beh, gli effetti che agiscono su questo sono tanti. In primo luogo bisogna guardare che tipo di politica facciamo nel nostro paese, una politica che in genere ha una breve durata, quindi fatica a mettere in rilievo ciò che può avere un impatto molti anni dopo, come succede nella ricerca scientifica. E inoltre è una politica che cerca molto il consenso, e il consenso in genere si ha attraverso affrontare temi particolarmente sentiti dalla popolazione. E diciamo che il cittadino medio, sì, quando viene stimolato ha delle idee sulla ricerca, ma non è certo al primo posto dei propri pensieri. Quindi credo che sia un effetto, come dire, di botta e risposta abbastanza naturale. D'altro canto c'è anche, secondo me, una mancanza da parte del mondo scientifico nel farsi capire. Ecco, certo. Quindi nel farsi capire e nel far capire come dietro a tante tecnologie che abbiamo sotto mano oggi, alle tante risoluzioni di malattie nella medicina che abbiamo oggi, al progresso anche nella motilità, nella mobilità, in tantissime cose ci sta dietro in realtà un mondo scientifico ampio e strutturato, che in Italia è pieno di tanti giovani con entusiasmo, ma diciamo così poco seguito. Sì.
poco seguito, poco organizzato, non è solo un problema di scarso finanziamento, è un problema di mancata programmazione. E quindi ogni governo che si sussegue cambia un po' questa programmazione, e nella ricerca, nel mondo scientifico, avere idea di cosa succederà da qui a 5 anni è fondamentale. Molto difficile fare ricerca altrimenti. Sì. Quindi credo che ci sia un dovere della società civile nel compensare questo meccanismo. Ci sono paesi in cui in realtà la politica è molto attenta anche al mondo scientifico, la Germania ne è un esempio, ma in Germania c'è da dire che l'innovazione dovuta alla scienza è molto forte. Evidente, È la tocchi. 3 volte Sì. la nostra, e quindi è chiaro che anche la politica si interessa. In Italia questo è il terzo anello mancante. Abbiamo detto: uno, una politica che pensa all'oggi; il secondo, un mondo scientifico che non si fa capire più di tanto; e il terzo è la difficoltà di trasferire in innovazione quello che la ricerca scopre. Quindi credo che questo sia migliorabile. Non ho come dire, una visione negativa su quello che può succedere, perché poi nonostante questo l'Italia continua a essere un paese rilevante dal punto di vista della ricerca. Certo. E lo si vede dal fatto che appunto sia i nostri giovani all'estero sono molto apprezzati. Certo. Un po' questo è qui il problema, che sono apprezzati all'estero. E quando si fanno le graduatorie delle pubblicazioni scientifiche siamo sempre al 4º, 5º, 6º posto mondiale. Certo. Quindi nonostante questo tutto. Ma sarebbe molto importante riuscire a scardinare questo meccanismo per cui tutta questa produzione di conoscenza non viene utilizzato nella maniera adeguata. Quanto potrebbe, in maniera, diciamo così, che non rende di quanto potrebbe fare. Non rende abbastanza, certo. Stando dentro alle istituzioni o comunque nella politica, c'è qualcosa che hai capito e che non sarebbe stato possibile capire invece rimanendo in laboratorio, in ospedale? Beh sì, sicuramente ti rendi conto che il mondo non è né il laboratorio né l'ospedale. Seppure io nasco medico e continuo ad avere questa grossa filo conduttore che è quello del mondo della medicina al letto del paziente. Quindi io non sono una laboratorista, io parlo con le persone, parlo con i pazienti. Però poi vedi anche tutto il resto del mondo, facendo sia come rettore, per cui le discipline erano tantissime, no? Non è c'è solo la medicina, poi le università, il perno, il cardine delle università sono gli studenti. Noi abbiamo la grande fortuna di avere a che fare con i giovani. Noi invecchiamo, ma loro sempre giovani sono. E quindi questo è ti apre un mondo, e ti tiene anche molto legata a un mondo che in realtà sta cambiando, è cambiato tanto, e che facciamo fatica ad affrontare anche cambiando noi stessi, non so, la modalità di insegnamento. È impossibile tenere le stesse modalità dell'insegnare di qualche anni fa. Piuttosto che capire le loro scelte verso un equilibrio maggiore fra il lavoro e la vita privata, no? E questo, poter essere a contatto con loro mi rende la cosa molto più chiara. Certo, invece stando a contatto con i politici, che cosa la politica è diventato più chiaro? È diventato più chiaro che in realtà c'è una passione, no? Chi fa politica ha una grande passione, che si incanala verso un partito piuttosto che l'altro. Il problema credo che sia quello per cui abbiamo abbandonato in Italia già da tanti anni una scuola della politica, e quindi ognuno si fa un po' da sé, ed è abbastanza variegato, diciamo, il mondo, quindi da quelli che sanno che cosa vuol dire a quelli che invece si improvvisano, no? C'è un'improvvisazione netta. E poi la cosa che per me è stata molto difficile da affrontare è che io lavoro per obiettivi, quindi voglio cercare di portare la ricerca del nostro paese a un gradino più alto. Ho usato il PNRR e ho cercato di fare questo. La politica lavora per dialogo, lavora per confronto delle idee
e l'obiettivo è quello di raggiungere al miglior compromesso possibile fra forze politiche diverse. E quindi è quello che prevale, no? È non tanto il contenuto quanto la discussione, Certo. quanto appunto la capacità di confrontarsi, che va bene, Sì, perché sì, questa è certo. la democrazia, però a volte si perde l'obiettivo e per me questo è stato molto complicato. Ecco, c'è appunto magari frequentando le istituzioni qualcosa o in che modo per esempio ha cambiato la visione della verità, di come ce la raccontiamo? Beh, la verità è una parola grossa. La verità, ognuno, cioè ci sono delle verità per carità, ma poi di fatto io nasco con un'idea appunto da medico metodologo, quindi il punto è trovare il metodo migliore possibile, più accurato per arrivare a dei risultati che siano il più veri possibili. Questa è Certo. credo che chiunque ami il metodo scientifico o comunque che lo segue questo percorso. Sì. Quindi diciamo che nella scienza, che comunque arriva a delle conclusioni, e quindi in un certo senso alcuni dicono non è democratica, no? Perché poi non le mette più in discussione. Se No, la Terra certo. è rotonda e non è piatta, punto. Infatti non possono essere democratici. Esatto. Però dietro ci sta un percorso Certo. trasparente e riproducibile. Esatto. No? Quindi è molto importante tenere fede a questo metodo scientifico. Il metodo è quello che conta, che porta a delle verità, però mi fermo lì, nel senso che poi la Anche verità provvisoria, certo. anche provvisoria, perché comunque la nuova conoscenza trasforma quello che sappiamo, però sono solide su cui si può costruire, no? Beh sì, nel senso, e comunque è sempre la stessa metodologia della scienza che ha cambiato alcune delle non è verità. arrivato nessun altro a farlo. No. Sì. La fisica di Newton andava benissimo finché non è arrivato Einstein che ha allargato lo sguardo. Esatto. Quindi il vero scienziato, per carità, si innamora del proprio lavoro, ma mai troppo delle proprie idee. È bene che non lo faccia. Esatto, è bene che non lo faccia. A volte, vabbè, a volte lo sono fa. esseri umani anche gli scienziati. A volte lo fa. Se pensiamo al modo in cui appunto le istituzioni accolgono le donne oggi rispetto anche solo una dozzina di anni fa, quando appunto sei diventata rettrice a Milano, qual è il cambiamento più profondo che si vede? Quale invece è ancora abbastanza lontano? Credo che ci sia un fattore territoriale, per cui ci sono aree d'Italia, soprattutto cittadine, in cui questa parità di genere è diventata più equa, e soprattutto la possibilità di emergere anche in settori che erano tipicamente maschili è sicuramente aumentata. Vedi i rettori, oggi ci sono molte, non tante rettrici donne, continuano ad essere poche rispetto agli uomini, ma di università molto importanti. Sì. Parliamo di Padova, parliamo di Roma La Sapienza, cioè sono delle università veramente grandi, no? Parliamo del Politecnico di Milano, che figuriamoci, cioè, già gli ingegneri sono tutti uomini, figuriamoci poi avere un rettore donna. Quindi sicuramente questo, però questo può cambiare tantissimo cambiando territorio. Nel senso che in posti magari più piccoli, più sperduti, parlo dell'Italia, ma non è così diverso anche in altri paesi europei, tranne ovviamente la Scandinavia, la parte del nord. C'è ancora una diffidenza verso le donne nella loro capacità di portare a termine il lavoro, o se non diffidenza, proprio una preclusione. Questo c'è ancora molto, è una questione culturale profonda. Io credo che proprio in questi ultimi 50 anni sono stati fatti dei progressi e dei cambiamenti veramente importanti e notevoli, da cui spero e comunque credo non si tornerà indietro. Però ancora oggi l'educazione femminile impartita dalle famiglie è un po' diversa da quella maschile, che va bene anche così, basta che non abbia quegli stereotipi che poi portano la donna a tirarsi indietro, perché questo poi è uno dei punti. Sì, alla fine la pressione. Sì, la pressione, oppure dire no, io ho avuto delle ricercatrici che mi hanno detto no, non voglio diventare professore perché preferisco fare famiglia, come se le due cose fossero inconciliabili. Certo.
realtà forse non è così. Le politiche per la famiglia sicuramente potrebbero migliorare e investire un po' di più su questo, Certo. perché l'asilo nido è un problema, Sì. perché se non hai i genitori non sai, i nonni non sai come fare, quindi siamo ancora un pochino, no? Sì, Spazi di miglioramento ci sono. sì, tanti, anche appunto sul fatto che non sostenere la famiglia poi diventa un problema per quel che riguarda la demografia semplicemente. Adesso appunto che sappiamo quanto sia importante la natalità, Sì. io parlo di natalità in generale, Sì, non, sì. bisogna secondo me anche intervenire di più su questi aspetti, perché i ragazzi poi si sentono già affacciarsi in un mondo che ha guerre, Sì. che ha cambiamenti climatici molto rilevanti, che ha una sostituzione di macchine a quello che una volta faceva l'uomo, Certo. e in più gli chiedi di fare famiglia, insomma, no? Sì. qualche Si modo bisogna accumulano le aiutarli, si difficoltà. accumulano. Oggi Cristina presiedi anche la Fondazione Balzan, che assegna i premi omonimi naturalmente. È un'importante iniziativa, no? A sostegno della ricerca questa. Sì, la Fondazione Balzan dà premi molto rilevanti e ha proprio come scopo statutario quello, attraverso questi premi dati a delle persone, dati a degli scienziati, quello di incoraggiare senza distinzioni molto importanti di nazionalità, di etnia, di religione, di cultura, incoraggiare le scienze più meritevoli sia nell'ambito, diciamo, umanistico più generale, sia nell'ambito scientifico. Il premio è rilevante perché sono 750.000 franchi svizzeri, insomma, quasi 800.000 sì, euro. quasi 800.000 euro, quindi di poco sotto al premio Nobel, tanto per citare il premio più famoso al mondo. E a proposito di premio Nobel, va segnalato che per ben 12 volte chi ha vinto il premio Balzan successivamente ha vinto anche il premio Nobel. Ed è successo anche quest'anno. Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica, aveva vinto il Balzan nel 2024 e anche Joel Mokyr, che quest'anno ha vinto il Nobel per l'economia, aveva vinto il Balzan nel 2015. La cosa molto interessante è innanzitutto la procedura attraverso cui arriva alla definizione dei premiati, alla scelta dei premiati, che non è facile, che però è fatta da un comitato tecnico-scientifico che ha delle caratteristiche di riconoscimento scientifico molto rilevanti, Certo. quindi attraverso questo. In secondo luogo quello di, contrariamente al Nobel che lavora per discipline, quindi c'è prima per la chimica, per la fisica, per la letteratura, eccetera, eccetera, di scegliere di ogni anno degli argomenti che hanno dietro una disciplina naturalmente, ma che possono essere anche un pochino più allargati, no? Storia dell'antichità, democrazia ateniese. Certo. Quindi non Molto è una specifico, disciplina, certo. molto specifico, in realtà molto attuale, Sì, devo dire. assolutamente. Però ecco che magari che viene scelto in base un po' ai momenti, alle attualità, insomma, all'attualità in cui si vive. C'è Quindi un'attenzione. c'è un'attenzione. Quindi questo la differenzia molto dal premio Nobel, io credo che di nuovo potrebbe essere usato per quello che dicevamo prima, cioè far capire come da una scienza che sembra lontana, che sembra appartenere a solo chi la sa fare, in realtà possono derivare, pensiamo alla democrazia, Sì. tante informazioni storiche su quello che è già, perché la storia si ripete. Certo, è quello che dobbiamo ricordarci, esatto, ahimè. che possono far capire e interpretare, perché io penso che interpretare i tempi nostri sia estremamente complesso. Sì, Per molto chiunque, per chi ha un'alta scolarità, quindi immaginiamo per chi ha minor scolarità, quindi credo che sia molto rilevante questa della scelta dei temi. Noi siamo andati proprio a sentire l'annuncio dei premiati del 2025 che si è tenuto a Milano nella Sala Buzzati alla Fondazione del Corriere della Sera e abbiamo incontrato alcuni componenti del Comitato Generale dei Premi. Vediamo che cosa ci hanno detto due dei suoi importantissimi componenti, come la professoressa Marta Cartabia, che lo presiede, e il professor Alberto Mantovani. Il
Comitato Generale Premi, che è formato da una ventina di componenti che provengono un po' da tutta Europa, è un comitato internazionale. Vengono presentate delle candidature non dai diretti interessati, normalmente sono istituzioni accademiche o altri colleghi che presentano le candidature. Questo ovviamente rafforza anche la serietà, l'autorevolezza e anche un riconoscimento già dell'impatto che il lavoro di un certo candidato ha avuto. Si presentano con un curriculum e viene fatta dal Comitato Generale Premi una prima selezione sulla base proprio del percorso accademico. Si forma una short list di questi candidati e durante l'estate, soprattutto accade durante l'estate, c'è un approfondimento da parte dei membri del Comitato Generale Premi. Non è obbligatorio, ma molto spesso si richiede anche un parere di esperti esterni al comitato, di referee o comunque di altre persone che sono particolarmente ferrate nell'ambito degli studi che si vogliono premiare. Quest'anno sono stati premiati anzitutto per le scienze dell'antichità. Il tema era Democrazia ateniese rivisitata, Josiah Ober dell'Università di Stanford. Per la storia dell'arte contemporanea è stata premiata Rosalind Krauss della Columbia University, mentre nell'ambito delle materie scientifiche una delle materie era atomi e misura ultrapreciso del tempo e il premio è stato assegnato a Christophe Salomon, uno studioso francese, e infine l'ultimo ambito è nell'ambito della ricerca medica, terapia genica o con cellule geneticamente modificate. Il premio è stato assegnato a Carl June della Perelman School of Medicine di Pennsylvania. Insomma, abbiamo saputo che la cifra che ricevono, come si diceva prima, è consistente, quasi 800.000 euro, però c'è una richiesta, c'è un cavillo, no, anzi. Il premio Balzan è disegnato in modo da una parte riconoscere chi ha fatto un grande contributo e dall'altra guarda al futuro, perché metà del premio è destinato a ricerca fatta da giovani ricercatori. Chi fa ricerca scientifica è un po' come se corresse una corsa di staffetta. Ciascuno di noi corre più o meno piano, ma passa il testimone. Il significato quindi di destinare una metà delle risorse a ricerca e a ricerca fatta da giovani ha il significato di favorire il passaggio del testimone. Un'altra, diciamo così, scelta coraggiosa, sì. Perché in fin dei conti noi vogliamo premiare lo scienziato, ma vogliamo anche che ci sia una continuità nella scienza, e quindi metà di questo premio, quindi anche questo direi consistente, è destinato a delle ricerche che includano i giovani. Ovviamente il premiato sceglie, propone, e in genere devo dire quasi tutti i premiati sono stati molto contenti di questa iniziativa, perché io credo che uno degli aspetti umani che lo scienziato ha è quello di avere qualcuno che continua la tua storia, che continua la tua ricerca, che continua a portare avanti, perché non dire, sono ricerche che non finiscono mai di fatto. Quindi c'è in realtà questo grosso impegno che chiediamo ai nostri premiati, ma c'è soprattutto l'attenzione verso i giovani. Questo te lo dicevo anche prima. Sì. Io credo che dobbiamo un po' lasciare più spazio e che deve essere utile e importante per loro per prendersi la responsabilità. Se noi non lasceremo questo spazio, la responsabilità non la prenderanno mai. E quindi questo è un modo, direi, molto tangibile, perché poi voglio dire, si finanzia proprio la ricerca. Esatto, si finanzia proprio la ricerca e si finanzia anche il ricercatore, perché non vive di aria. Non vive di aria, no. Ci dimentichiamo, ma scienziati sono esseri umani che hanno una vita, una famiglia, una casa. Gli piacerebbe spesso. Sì, esatto. A me è proprio così. E dunque premi come il Balzan sono
indubbiamente importanti per la scienza, ma cosa cambiano nel destino anche, se vogliamo, di un ricercatore o di una disciplina? Perché vedevamo questo studio pubblicato su Nature Communications che ha osservato che i temi di ricerca premiati crescono del 40% in più in termini di pubblicazioni, ricevono il 33% di citazioni in più, attraggono il 55% in più di ricercatori e generano fino al 47% in più di nuovi talenti nel giro di 5-10 anni. Sono effetti che vanno proprio al di là, no, del finanziamento di un singolo progetto. Sì, perché io credo che questo grazie anche a chi come voi cerca di farli conoscere al grande pubblico, ma il fatto che ci sia stata tutta una procedura per cui si è individuato l'argomento, il tema, il gruppo di ricerca, lo scienziato che lo porta avanti, chiaramente permette di anche individuare un proseguo, quindi permette di scegliere materie simili e di scegliere gruppi di ricerca che abbiano questa forza. E poi vabbè, ovviamente diventa un po' anche il fascino, no? Come no? Oggi tutti vogliono fare il cuoco perché c'è Masterchef, Certo. quindi credo che riuscire a entrare a far capire magari i ragazzi che studiano la storia, per Certo. esempio, da un premio del genere che abbiamo dato quest'anno, mi sono concentrata su quello perché è proprio un settore sì. diverso dal mio, Sì. magari no, sono ancora più entusiasti di iscriversi a una facoltà di storia. Come no? Assolutamente. no? Un po' come un seme gettato nel terreno, questo finanziamento, diciamo che però non genera solo una fogliolina, un fiorellino, ma anzi fa crescere Sì, qualcosa di più grande. questo è quello che cerchiamo di fare. Esatto, che si cerca di fare. Il premio Balzan, tra l'altro, diversamente da altri, come si diceva prima, non premia mai mai, magari sì, a volte sì, ma le categorie cambiano, c'è un aggiornamento sui temi e come si diceva fa agenda setting, no? Quindi detta l'agenda, dice ci occupiamo di questo perché pensiamo che sia rilevante. Un'altra caratteristica che contraddistingue il premio Balzan è che anche la selezione degli ambiti da premiare cambia ogni anno. Uno dei premiati di quest'anno è stato Scienze dell'antichità, democrazia ateniese rivisitata. È evidente che si vuole andare ad approfondire o a riconoscere il valore degli studi in questo ambito in un tempo in cui le democrazie, diciamo, non stanno vivendo una stagione di buona salute in generale. E anche questo è importante. Sì, questo viene scelto dal comitato di cui è presidente Marta Cartabia ed è un confronto che il comitato ha al proprio interno, però sempre con un occhio attento all'attualità. Sempre per citare un altro premio che diamo quest'anno, il premio nell'ambito più biomedico va a premiare lo scienziato che per primo ha proposto la cura con cellule. La cura con cellule sembra una banalità, ma è complicatissima, perché noi prendiamo le cellule di un paziente, le modifichiamo, facciamo alcune modifiche che servono poi a curare il paziente e le reiniettiamo. Quindi è una terapia disrupting, è una terapia che cambia il concetto della terapia classica, che è fatta con farmaci che vengono dalla chimica per lo più, no? Quindi sono delle formule. Invece in questo caso usiamo una cosa vivente e che ha avuto nelle malattie, soprattutto delle leucemie del bambino, un successo notevole. E adesso tanti le producono, certo. Ma tutto quello viene da una ricerca molto complicata, molto importante. Quindi perché oggi scegliamo questo premio? Perché queste ha già dato un risultato tangibile nei pazienti e sembra che possa darlo anche in altre patologie. Certo. E allora così la rendi ancora più visibile, sì. no? Ancora più importante. Quando c'è stato il Covid, tutti si sono lanciati sui vaccini. Noi abbiamo avuto il vaccino in un anno, ma perché? Perché tutto il mondo si è messo a farlo. Quindi sì. la rilevanza e la capacità di convogliare forze su un settore è quello che fa la differenza poi nelle scelte.
Assolutamente. Appunto, prima citavi le scienze dell'antichità e la democrazia ateniese rivisitata, quindi è evidente che si vuole andare a approfondire e a riconoscere il valore di studi, in questo caso specifico, in un periodo, in un'epoca che stiamo vivendo in cui le democrazie non se la passano benissimo, una stagione difficile questa. Sì, credo che possa fornire una chiave di interpretazione, perché quello che ci hanno raccontato dei libri pubblicati dal vincitore parla anche molto dei diversi ruoli nella democrazia e del problema di non creare il contrasto fra l'elite e la non elite. Quindi sono dei meccanismi che poi tutti leggiamo sui giornali o di cui tutti ci interessiamo, no? Noi abbiamo avuto questi movimenti in tutto il mondo in cui l'elite è diventata colpevole. Quanto è legata la sopravvivenza di un'elite al concetto di democrazia? Cioè, sono tutti concetti, secondo me, su cui non siamo i primi a riflettere. Io affronto in maniera di metodo, poi però possono essere anche temi di pancia, no? Come no. Ecco, certo. E forse riuscire a dare qualche strumento alla pancia potrebbe essere utile per tutti. Non facilissimo, ahimè. No. Uno studioso, Vic Norris, sostiene che i premi dovrebbero servire soprattutto a spingere chi fa ricerca, chi fa scienza verso l'ignoto, incoraggiando il rischio e le idee non convenzionali. A me viene in mente nel dopoguerra, quando c'era Vannevar Bush, che era il consulente del presidente americano Roosevelt dopo la guerra, che diceva dove investiamo, dove dobbiamo andare? E lui dice nella scienza. La nuova frontiera è proprio la scienza, no? Perché bisogna incoraggiare la ricerca senza fini predefiniti, con utilitaristici, o comunque bisogna lasciare spazio alla curiosità, lasciare che lo scienziato vada dove lo portano le sue domande, senza recinti, senza confini. Ecco, questa frontiera infinita di cui parlava, no? E lui parlava proprio del libero gioco di menti libere che lavorano su argomenti di loro scelta nel modo dettato dalla loro curiosità per l'esplorazione dell'ignoto. Qui la domanda è inevitabile. Oggi sembra che gli Stati Uniti abbiano deciso di rimetterli questi decinti, di chiudere la scienza in una gabbia. Cosa pensi di questo momento storico? Io penso che la scienza sia sopravvissuta sempre a qualsiasi regime politico. Certo. Lo dimostra la storia, da Galileo. Come no. Quindi la scienza resisterà. Diciamo che il mondo occidentale anche della ricerca, non solo della ricerca, ma sicuramente della ricerca, è molto scosso da questa presa di posizione. E quindi cerca di attuare dei meccanismi che da un lato continuano a riconoscere il grande valore degli Stati Uniti, perché comunque sono leader della scienza in quasi tutti i campi del sapere, quindi ora sono inseguiti dalla Cina più che dall'Europa, ancora di più, però restano i grandi leader. Dall'altro, e quindi manifestare la solidarietà verso di loro direttamente. Dall'altro forse è anche un momento, come ha proposto Macron, di incoraggiare, di portare anche qui chi ha voglia di andare via dagli Stati Uniti e dare l'ospitalità adeguata. Abbiamo dei sistemi completamente diversi in Europa e negli Stati Uniti. Il pragmatismo tipico anglosassone negli Stati Uniti ha funzionato bene, perché ha lasciato spazio alle idee senza fini specifici, alla cosiddetta curiosity driven, no? Scienza, ma dandogli tanti finanziamenti, dandogli tante e mettendo poche regole, quindi tanti finanziamenti, poche regole. Noi abbiamo tante regole e pochi finanziamenti. È un po' diverso. Quindi questo sicuramente rende tutto più faticoso, ma non ammazza la scienza. Quella va avanti, è insita nell'uomo. Le conseguenze possono essere anche pesanti. Pensiamo a Lysenko, il modo in cui si è cercato di piegare in Russia, no? La biologia, altro che darwinismo, via tutto quanto, e le conseguenze per il popolo comunque sono state devastanti, per la stessa ricerca sovietica dell'epoca. Ci auguriamo di non rivivere
Questo è esperienze vero, simili. perché noi diciamo poi ricomincerà, ma intanto c'è chi soffre per questo. Avere cancellato dall'oggi al domani dei programmi sui vaccini che servivano, per esempio quelli HIV, che servivano a popolazioni in Africa Sì. e che erano veramente fondamentali per salvare questi bambini, questi dall'oggi al domani sono stati interrotti. E questo non ha a che vedere con la scienza, ma è comunque legato alla scienza, se vuoi, perché gli inventori poi, cioè quello che ha dato il mondo di ricerca dell'HIV dei vaccini è quello che ha permesso poi di costruire i vaccini mRNA Sì. che hanno salvato dal Covid. Quindi c'è sempre un impatto, non è che il vaccino sia stato fatto in un anno dall'oggi al domani, no. come se non c'era. No, c'era tutta l'esperienza acquisita prima Sì. da questa patologia. Quindi interrompere una linea così è molto grave. Assolutamente. Sentiamo cosa ci ha detto il professor Mantovani anche sul fatto che finanziare la ricerca scomoda è molto importante per la tenuta delle nostre democrazie, perché i membri del comitato di selezione del Balzan sentono molto forte questa responsabilità. La parola chiave che non può non attraversare qualunque premio è quello della responsabilità sociale. Io credo che una fondazione come Balzan ha davanti a sé sfide che sono sfide di contenuto della ricerca scientifica, cioè premiare l'innovazione che cambia lo scenario, che migliora il mondo, ha una responsabilità di carattere sociale. La libertà accademica è una componente indispensabile della democrazia. Per esempio, nell'epoca del fascismo in Italia, una delle prime crisi è stato proprio quello della libertà accademica, quando ci fu la richiesta da parte a un certo punto del governo di Mussolini di giurare fedeltà al regime. Oggi è necessario più che mai. Siamo tempestati di informazioni, di dati, di notizie che vengono, di frammenti di notizie che ci arrivano in mille modi diversi attraverso le nuove tecnologie, proprio in un contesto in cui si è esposti così tanto a disinformazione, fake news e tutto quello che sappiamo, è necessario avere dei luoghi e degli spazi di approfondimento e di sviluppo del pensiero critico per la sopravvivenza delle democrazie. Che cosa ne pensi? Io penso che questo sia uno degli compiti principali di fondazioni come la nostra, come la Balzan, perché come ho detto all'inizio nello statuto, premia indipendentemente da dove vieni, da cosa credi, da qual è la tua storia, premia la scoperta migliore e lascia liberi ovviamente coloro che decidono poi il premio nella scelta. Questo è se vuoi, un punto di merito che vuole sottolineare come non ci siano vincoli possibili ai contenuti della scienza. Dopodiché è chiaro che ci sono degli aspetti etici. L'etica riguarda ed è molto vicina, soprattutto nella bioscienze, ma in generale nella scienza. Pensiamo a quei progetti che possono poi dare dei risultati che possono essere usati come armi. E come no? Certo. Ma questo non può frenare questa ricerca fondamentale. Certo. Perché comunque è poi l'uso che se ne fa. Esattamente, un po' nel discorso pubblico la difficoltà a capire la differenza tra la scienza, la ricerca, il farsi domande, voler capire, e l'applicazione che poi dalle scoperte che derivano si fanno, che non compete a chi fa scienza. No. Questo spesso viene confuso, no? Quindi c'è sempre, voi scienziati che avete fatto la bomba, oppure che avete fatto i veleni. Gli scienziati che hanno fatto la bomba si sono sentiti in colpa per una vita, no? Cosa hanno fatto però? Hanno costruito un CERN. Sì. Hanno costruito un CERN che è proprio l'esempio di come la scienza unisce i popoli, dove tutti, da qualsiasi nazionalità, possono trovare posto a patto che abbiano una idea intelligente, un'idea innovativa e sappiano come condurla. E quindi questo è sapete, no? Che è stata fatta un po' per chiedere scusa all'umanità. Sì. Ma l'ha fatto reinvestendo in scienza.
non eliminando quello che la scienza può fare. Assolutamente. Appunto, parlando di collaborazione, in questo momento per un ricercatore quanto è importante far parte di una rete, no, europea, internazionale, e come fa? Beh, allora, la ricerca dell'omino in laboratorio che sta da solo tutto il giorno non esiste Con le più. provette. Con le provette non esiste proprio più. La ricerca è diventata fortemente collaborativa, fortemente a rete, se non altro perché è un tema estremamente competitivo. Noi risentiamo molto questa competizione perché i fondi, tu competi per gli stessi fondi che hanno un limite, che hanno un tetto, e quindi per riuscire ad avere proposte e progetti vincenti devi riuscire a creare dei partenariati vincenti. Sì. Per cui non si fa più da soli la ricerca, la rete è fondamentale. Dopodiché è chiaro che questo è vero, ma ha delle tonalità diverse a seconda di una ricerca umanistica piuttosto che scientifica. Lo storico, che ha bisogno di libri fondamentalmente, non ha bisogno di grandi infrastrutture, no? Certo. Però del confronto e del dialogo con Scambio, chi certo. di scambio ne ha bisogno e come, piuttosto che dell'estensione al di fuori del proprio paese di determinate ricerche. Ma le scienze dure in compenso difficilmente possono essere più fatte da sole. Assolutamente. Che opportunità, se tu avessi la possibilità, insomma, di intervenire a livello europeo, anche prendere decisioni che poi si fanno, ecco, che consiglio, che suggerimenti daresti in questo momento storico all'Europa, vedendo quello che appunto succede negli Stati Uniti, per esempio? Non ti dimenticare che io ho fatto il governo Draghi e quindi sposo totalmente la sua linea di azione. Certo. Bisogna avere il coraggio di investire in quello che pensiamo sia disruptive innovation o comunque innovation, Sì. e perseguire quella strada in maniera forte, rivedendo il nostro sistema di regole. Quando dicevo meno regole e più finanziamenti, noi siamo un continente che mette in primo piano il diritto dell'uomo, e chiaramente ed è giusto, ed è il nostro bene, ed è la nostra forza, ma per difendere il diritto metti tantissime regole, perché devi prevenire quello che potrebbe come dire, non seguire in qualche modo la linea europea, che ha un forte rispetto per l'individuo e per l'uomo. Però nel mettere tante regole siamo diventati estremamente burocratici. Noi cosa abbiamo fatto con l'AI? Abbiamo fatto l'AI Act, che va bene, che è giusto perché devi dettare regole, ma l'abbiamo fatto ancora prima di avere un'industria che producesse questa AI. Quindi questo è il problema dell'Europa, e quindi io sono contenta che von der Leyen finalmente abbia parlato, no? Abbia parlato anche del fatto che l'unanimità non è sempre possibile in Europa, e che bisogna cercare di svincolare il veto, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. È vero, assolutamente. Parliamo anche della tua ricerca. Ti sei specializzato in medicina nucleare. Che cosa si intende intanto, per chi ci guarda a casa, con medicina nucleare? Quali frontiere ci sono all'orizzonte? Medicina nucleare è una cugina della radiologia, quindi è una branca scientifica medica che studia la funzione degli organi. Non so, quelle più importanti che la gente possa conoscere sono le scintigrafie, la PET, la SPECT, queste metodiche che permettono non tanto di vedere come è fatta una struttura nel minimi particolari, cosa che vedono la TAC e la risonanza, ma di vedere se funziona in maniera anomala, se esprime delle molecole che io posso poi andare a vedere con dei marcatori specifici, se evolverà verso una situazione grave oppure resterà così. Quindi è una metodica che noi intendiamo di seconda linea, quindi non è la prima diagnosi che si fa in un pronto soccorso, ma che permette di decidere che terapie fare, quanto farle, come farle, e essa stessa può diventare terapia, perché la stessa molecola che io inietto per vedere un determinato come funziona un organo, posso anche iniettarla per distruggere un tumore. Certo.
Invece oggi ti occupi di altro, sei direttore scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi e ti occupi appunto di ricerca e innovazione nella riabilitazione. Sì, diciamo che continuo a occuparmi anche di medicina nucleare perché quello sono, però nel corso della lunga vita ho acquisito un po' di competenze nell'organizzazione della ricerca e mi ha fatto molto piacere che la Fondazione Don Gnocchi mi chiamasse per sapere se potevo fare il direttore scientifico per vari motivi. Il primo è quello che è una fondazione privata ma senza scopo di lucro, quindi mi piace un po' chiudere il cerchio di quello che ho fatto nella vita con un terzo settore, perché credo che sia un po' un tornare il tanto che ho avuto alla comunità. E il secondo è che è una struttura molto grande che ha 25 centri sparsi in 9 regioni d'Italia, che segue quelli che nessun altro segue, dalla disabilità che tutti ne parlano ma nessuno poi la segue in maniera diretta, a malattie come il decadimento cognitivo, piuttosto che chi ha bisogno di riabilitazione cardiologica, polmonare. E lo fa però, questo proprio l'aveva fatto il fondatore, che è Don Carlo Gnocchi, una figura molto, molto bella, molto ispirante, e lo fa usando i metodi della ricerca scientifica, perché è un IRCCS che voi sapete sono questi 50 e passa centri italiani che fanno ricerca e che la portano al letto del malato, la portano direttamente al letto. Quindi è una sfida. La riabilitazione sta cambiando completamente, se te lo puoi immaginare, perché in realtà cambiando la tecnologia cambia anche la riabilitazione. Ci sono i robot, c'è il software che puoi farti a casa direttamente per tenere allenato il cervello, ci sono i sensori che ti possono misurare tutto quello che fai, dallo smartwatch che tutti noi abbiamo a cose un po' più complicate, quindi è diventato un metodo molto accurato di terapia. Quando è iniziato proprio la tua strada di medico, insomma, di giovane medico, come mai hai scelto in quel caso la medicina nucleare come specializzazione? Beh, io ho iniziato a fare il medico perché volevo curare tutti. Quindi questo, ancora qualche anno fa ho chiesto agli studenti perché hanno voluto fare il medico, ed era per andare a curare bambini in Africa. Quindi c'è molto ancora, no? Questa spinta, che è bello, un po' di sogno resta, no? Poi la vita ti cambia. Io studiavo le malattie neurologiche, in modo particolare cercavo di capire perché un paziente diventava afasico pur non avendo la lesione nel posto dove c'è il centro del linguaggio, no? E le tecniche di immagine, incominciava a esserci la TAC, la risonanza, e c'erano le immagini di medicina nucleare che spiegavano molto bene questo. Quindi dalla neurologia mi sono spostata alla medicina nucleare perché comunque un po' di passione per la tecnologia l'ho sempre avuta. Sempre avuta, vedi? Sì. E ripensando a questa carriera così varia, così ricca, c'è un contributo al mondo scientifico o quello che vuoi tu di cui vai in particolar modo fiera? Difficile, perché non, diciamo che ho questo problema dell'understatement. Però se devo dirti una cosa di cui vado fiera è che ovunque io sia stata, quello che ho fatto è far crescere il gruppo. Poteva essere il gruppo di ricerca, poteva essere il reparto di medicina nucleare, poteva essere stato l'Università Bicocca, poteva essere destato il sistema della ricerca italiana quando ho fatto il ministro. Far crescere vuol dire riuscire a trovare le opportunità. E le opportunità possono essere sia quelle dell'individuo, delle proprie carriere, del soddisfacimento dei propri sogni, sia quelle di riuscire a realizzare un progetto che veramente porti a qualcosa. E l'apice, secondo me, l'abbiamo raggiunto con il PNRR, perché quello che ho fatto è di mettere insieme università disparate per il territorio italiano e farli lavorare insieme, con i centri di ricerca, con il territorio, con gli ospedali, e creando questa collaborazione e cooperazione che in Italia non è che sia proprio un tratto distintivo, diciamo. Quindi di questo vado fiera.
C'è ora una cosa che ti devo mostrare. Questa è, come vedi, una scatola misteriosa. C'è scritto proprio Mystery Box. È una scatola chiusa, sigillata, non sappiamo cosa c'è dentro, ma supponiamo che qui possa esserci la risposta a una domanda che tu ti fai, un interrogativo, un enigma, qualcosa che ti appassiona, che ti ossessiona e dici sarebbe bello trovare la risposta a questo, un problema, no? Che cosa potrebbe esserci qua dentro? Di cosa vorresti trovare la soluzione? Beh, è una vita che io lavoro sulla mente e il cervello, quindi il mistero di cos'è la mente e come reagisce col cervello. Noi ormai conosciamo tantissimo del cervello. Oggi esistono dei gemelli digitali del cervello, quindi siamo riusciti a ricostruire per alcune situazioni dei cervelli twin, dei cervelli gemelli, ma la mente è un'altra cosa. E quindi questo è studiare la mente, secondo me, ha tanti misteri. Che meno male non vengono risolti tutti. Assolutamente. Se no, però per me è un grande fascino. E quindi se tu potessi davvero avere la risposta qui dentro della mente, che cos'è, come funziona e quali sono i suoi legami col cervello esattamente, l'apriresti questa scatola o preferiresti aspettare o essere magari tu stessa a scoprire qualcosa? No, non l'aprirei. Non l'apriresti? No, non l'aprirei. Mi piace lottare per quello che mi incuriosisce. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, grazie a tutti voi.